Avevo 7 anni. Era una piovosa giornata di settembre e come al solito avevo litigato con mia sorella. Me ne andai dalla cucina sbattendo la porta, correndo al piano terra nel garage per placare la rabbia. Il mio occhio cadde sul banco di lavoro di mio padre, dove c'era un piccolo vaso che conteneva una ancora più piccola pianta, un albero in miniatura. Cos'era? Un regalo, un gioco? E da dove veniva e perché era così piccolo? Ma neppure la mia fervida immaginazione di adolescente trovava risposte. Solo molti anni dopo capì come stavano veramente le cose. Giorno dopo giorno, anno dopo anno, si svolge una sottile lotta tra l'uomo e la sua pianta. L'uomo tenta di mutare la pianta, spostando o tagliando i rami, dando luce nelle parti in cui vuole farla crescere e lasciando in ombra le altre. Insomma, cercando di forzarla con la propria volontà. La pianta, da parte sua, si ribella ostinatamente, decisa a resistere per seguire la sua natura. Il risultato porterà a un compromesso fra le parti. L'uomo, che non avrà mai una pianta esattamente come l'aveva immaginata, e la pianta stessa, che sarà comunque molto diversa da come sarebbe stata senza l'intervento dell'uomo. E così, con l'andar del tempo, non si capisce più con esattezza se sia cambiata di più la pianta o l'uomo. Il ginepro delle montagne rocciose è una pianta originaria del Nord America. In natura non teme il freddo invernale e comunque resiste bene alla siccità e al caldo estivo. È una pianta estremamente longeva. Pensate che nello Utah ne esiste un esemplare che ha circa 1500 anni. A livello bonsai ben si presta alle lavorazioni. Il filo è ben sopportato, come sono ben tollerati shari e gin. Sono numerosi i bonsai di questa pianta che spesso troviamo anche nelle mostre di tutto il mondo. È proprio su un esemplare di questa specie che indirizziamo il nostro interesse, lavorando una pianta in nostro possesso da oltre 15 anni, ma che da tempo non veniva toccata. Ma per vedere com'è nato questo progetto dobbiamo tornare indietro di 9 mesi.
La vegetazione di diversi anni deve essere ridotta per armonizzarla all'esilità del tronco. L'obiettivo è comunque sempre quello di ridurre tutto all'essenzialità. I rami saranno sfoltiti e l'apice verrà completamente ridisegnato, modificando quello precedente in tenjin. La silhouette dell'albero sarà quella di un fusto lungo, esile e sinuoso con pochi rami, che dovranno dare un senso di equilibrio fra le poche masse che lo compongono. Ed ora occorre tempo. Nel giro di qualche anno cominceranno a infoltirsi i caratteristici palchi a forma di nuvola e la pianta lentamente raggiungerà il suo massimo splendore.
E anche questo video è giunto a conclusione. Mi auguro che vi sia piaciuto, tanto da iscrivervi a questo canale e diffonderne i contenuti. Diteci cosa ne pensate scrivendo un commento qui sotto. Io sono Deborah, canale Bonsai per sempre, e vi aspetto al prossimo video. Ciao e buon bonsai a tutti!